Ciao a tutti e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. In questo 2022 abbiamo visto cose che voi biker non potevate neanche immaginare. Sistemi di controllo dello sterzo al largo dei bastioni di Orione, reggisella telescopici automatici balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser, ma tutti questi momenti non andranno persi come lacrime nella pioggia, ma verranno raccontati in questo video. Volevate il video recap del 2022? Non l'avrete, ma avrete questo video dove andiamo a parlare delle cose tecnologiche più interessanti viste nel 2022. La prima è senza dubbio l'ISS, ovvero l'Innova Structural Suspension che abbiamo visto proprio sulla Lykugan Rampage Innova. In pratica è quel sistema di sospensione, tra virgolette, mettiamo questa parola, della Rampage Innova, ovvero la bicicletta ibrida lanciata da Lykugan all'inizio anno. L'ISS è una sospensione strutturale. Si tratta di una micro sospensione con un travel da 30 mm che funziona con un sistema idraulico a pistoncini. Tutto è partito da qui perché questo è stato uno dei primi prototipi con cui Lykugan è arrivato alla versione definitiva che è quella alle nostre spalle. Da questo progetto, che si basava appunto su due foderi alti collegati a una balestra ammortizzante, sono arrivati poi a collocare nel sistema che è stato poi denominato ISS, Innova Suspension System, un sistema idraulico con due pistoncini che funzionano come sistema frenante. Sono partiti da questo prototipo che funzionava già molto bene nella fase ammortizzante, ma necessitava di un freno perché aveva un kickback eccessivo e necessitava quindi di quello che è un vero e proprio sistema frenante. Il sistema ISS, Innova Suspension System, si basa sulla combinazione di un carro con foderi flessibili e un sistema idraulico che si trova proprio all'interno di questa cover. Due barre con pistoncini, con un ago e con un olio pressurizzato. Ovviamente per arrivare a questo Lykugan ha impiegato 1 anno e mezzo circa, si parla, per il progetto, e ha rivisto completamente la struttura ben 4 volte. Il carro rimane delle stesse dimensioni per tutte le taglie, cosa che non avveniva per esempio sulla Rampage precedente, ma cambia il layup del carbonio, quindi come viene caricato a seconda delle taglie. Quindi inoltre il sistema ISS è completamente personalizzabile come tutti i sistemi idraulici di sospensione. La seconda è il cambio automatico Shimano. In tanti avete gridato alla novità del cambio elettronico Shimano. In realtà quello che viene definito Shimano XT Auto Shift non è un cambio elettronico da mountain bike di Shimano, ma è un sistema innovativo introdotto per quello che è il mondo e-bike. In effetti il nome è fuorviante perché si chiama Shimano XT Di2, proprio come quelli che sono i sistemi elettronici di cambiata Shimano. Questo sistema è diverso perché la fase elettronica interagisce con i motori e-bike EP6 ed EP8. Shimano XT Auto Shift è un sistema intelligente che attraverso una serie di sensori permette alle bike di offrire il rapporto più idoneo ad un determinato tratto in maniera automatica, ossia senza dover utilizzare il comando a manubrio. L'autoshift è di fatto un sistema di cambiata automatica che in base alla cadenza di pedalata e alla velocità offre il miglior rapporto possibile. Il Di2 in combinazione con la centralina dell'EP8 oppure del motore EP6 nei tratti di salita si occupa di questo aspetto. In pratica Shimano ha studiato questo cambio in modo che anche per cambiare senza avere necessariamente bisogno della pedalata. Lo Shimano XT Di2 lanciato quest'anno però verrà proposto su molte delle motorizzazioni Shimano e-bike che vedremo nel 2023 e quindi è un cambio che entrerà in commercio, che andrà sui sentieri a partire proprio dal 2023, quindi praticamente da domani.
La terza grande novità che si era già vista ma che da questo momento diventa disponibile per tutti, anche per noi amatori e weekend warriors, è il BMC Autodrop, ovvero il sistema di reggisella telescopico che finora era disponibile solo ed esclusivamente per i rider del team ufficiale BMC, quello che permette di schiacciare un pulsante e far scendere in automatico il reggisella telescopico. Cosa serve? Serve? Non serve? Chi l'ha provato dice che serve moltissimo. È una cosa che permette di entrare nelle discese più tecniche già in posizione, perché magari quando si arriva all'inizio di una discesa molto tecnica bisogna fare quello che si chiama lo squat per abbassare la sella, e lì si perde un po', intanto si fa un po' più fatica, ma si perde anche il miglior bilanciamento, perché abbassandosi ci si abbassa e non si è pronti ad affrontare al meglio il primo tratto di discesa, mentre andando ad abbassare automaticamente la sella, schiacciando semplicemente un bottone, ci si trova già belli alti, già pronti a pensare solo a come affrontare il tratto tecnico più difficile. Autodrop integrato di serie è una cosa che noi avevamo già un pochettino nel modello precedente, però adesso sarà disponibile per tutti, e sì, è qualcosa davvero di super comodo da avere nei cross country, soprattutto adesso nei cross country moderni dove ci sono salite spesso rapide, corte, discese molto, molto rapide, e i cambiamenti di direzione sono repentini, del poter evitare sempre lo squat, ma anche per esempio l'ultimo pezzo della salita di Val di Sole, per esempio, è un esempio incredibile di quanto sia comodo l'autodrop. Lì bisogna smettere di pedalare per sedersi e fare scendere la sella. Con questo invece si va in full speed in cima alla salita, si abbassa e si è pronti a fare il drop in discesa e la curva. Quello è un classico esempio di quanto sia bello avere autodrop. Un'altra tecnologia che abbiamo provato con mano e che in pochissimi sarebbero aspettati è il KISS, realizzato da Synthes e adottato da Canyon sulla Spectral CF8. Che cos'è il KISS? Il KISS, che sta per Keep It Stable, quindi tienilo stabile. È sostanzialmente un controllo dello sterzo, un sistema che va a tenere sempre dritto lo sterzo della mountain bike. Esatto. Qui dentro quindi cosa c'è? C'è un sistema composto per Canyon da due molle parallele collegate a un nastro di Dyneema, un tessuto ultra resistente che va a agganciarsi a una nuova parte della serie sterzo proprio collegata qui dentro, e va a stabilizzare le fasi della sterzata, quelle in cui si può perdere il controllo. È un sistema che, come dicevamo, è stato inventato da Synthes. Questa è la versione che è applicata sulla Lightfield 301, una e-bike, e si può vedere benissimo. Questo è una doppia molla elicoidale, ovviamente realizzata in acciaio, quindi anticorrosione e che non viene scalfita dagli agenti esterni, e collegata a, come si può vedere, a un nastro di Dyneema. E questa parte speciale che non è unicamente un rialzo, bensì la parte in cui viene applicato il nastro di Dyneema. Cosa succede? Quando si va a sterzare, le due molle agiscono, applicano una forza sulla sterzata che va a stabilizzare il punto di sterzata in cui magari si rischia di avere la perdita di controllo. L'altra grande novità vista in questo 2022 non poteva che essere il motore TQ HPR 50, ovvero quello che vedremo sempre più spesso nel mondo delle e-bike like. TQ è un'azienda tedesca che ha realizzato questo motore che non è potentissimo, non è scomponibile come il Fasua, ma è molto leggero e permette di guidare in maniera molto naturale la bicicletta. Lo abbiamo visto e lo abbiamo provato su due delle e-bike light più interessanti di quest'anno, ovvero la Trek Fuel EXE, quindi una trail bike a tutti gli effetti che si guida da paura in discesa, ma anche sulla Scott
Lumen, ovvero quella che può essere definita come la Spark Trail e-bike, quindi una e-bike light pensata per un utilizzo un po' più corsaiolo. Il TQ HPR50 ha poca potenza perché parliamo di 50 Nm, ma anche molta leggerezza perché pesa solo 1,85 kg. Con la batteria siamo a circa 3,9 kg, quindi un aumento di peso su una e-bike veramente basso. Il TQ HPR50 è un motore che si distingue principalmente per il fatto di aver permesso alle e-bike light di essere davvero light. Ha pochissimo ingombro, il fattore Q rimane lo stesso, esattamente lo stesso delle biciclette acustiche, e quindi è veramente difficile capire solo al primo sguardo se una bici è una EMTB Light oppure una mountain bike acustica. Per esempio a Misano Trek aveva in esposizione la Trek Fuel EX e la Trek Fuel EXE, una a fianco all'altra, ed era praticamente impossibile riconoscerle. L'altro grande plus del nuovo motore TQ HPR50 è la sua silenziosità, e questo è dovuto grazie alla tecnologia di trasmissione chiamata Harmonic Pin Ring, che non sfrutta delle ruote dentate, che sono quelle che vanno a causare il rumore e l'attrito. Quindi diciamo che TQ è andata a togliere il più possibile gli ingranaggi all'interno del suo motore in modo da renderlo non solo più leggero ma anche molto più silenzioso. Normalmente abbinato al motore TQ c'è una batteria da 360 Wh, una capacità abbastanza buona che permette di tenere il peso basso, ma a cui può essere aggiunto anche normalmente un range extender. Io per esempio in Sudafrica con la Lumen, con una batteria da 360 Wh, inseguendo i ragazzi con le EMTB motorizzate Bosch, ho fatto 50 km e 1200 metri di dislivello, ma proprio a tutta, e sono arrivato con l'1% di batteria, quindi 360 Wh sfruttati fino alla fine. La cosa buona è che non avendo praticamente attriti all'interno del motore TQ, una volta finita la batteria si può pedalare tranquillamente senza problemi, con una bicicletta che pesa poco più di 15-16 kg, quindi stiamo parlando di pesi veramente bassi per una EMTB. Bene, queste erano le 5 tecnologie che ci hanno fatto saltare sulla sedia in questo 2022, le 5 innovazioni tecniche che ci hanno incuriosito e ci hanno fatto dire ecco, questo è qualcosa di diverso, perché alla fine noi qui a Pianeta Mountain Bike questo è quello che vogliamo essere incuriositi, vogliamo vedere cose sempre nuove, vogliamo vedere le aziende che sperimentano. Come tutte le cose, qualcosa diventerà standard e qualcos'altro invece andrà perso come lacrime nella pioggia. Quello che vi chiediamo di non perdere è quello di andare a iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, mettere un bel like a questo video e soprattutto gas aperto. Ciao ragazzi, ci vediamo nel 2023. Ciao!